sono le 5 di mattina, le 5-6 minuti per la precisione, e da qui si comincia il viaggio. Tra poco dovrebbe arrivare l'autobus che mi porterà prima a Verona e poi a Monaco di Baviera. Sono tesissimo, però anche carico. Una volta a Monaco prenderò un treno con cambio ad Amburgo diretto a Copenaghen. Da lì, infine, un aereo per la Groenlandia. Il viaggio che mi attende è lungo e con possibili imprevisti. Il mio animo, diviso tra la speranza di avventure a lungo sognate e la paura di essere sopraffatto da qualcosa di troppo grande. Perso nella monotonia del viaggio, guardo l'Austria passare rapida al di là del vetro, quando finalmente, dopo qualche ora, giungo a Monaco di Baviera, che da tempo desideravo visitare. Subito mi incammino verso il centro storico, dominato da imponenti edifici, per andare a vedere l'ariosa ed elegante Marienplatz, cuore della vita cittadina, ammirata per le grandiose opere che vi si trovano, tra cui lo splendido palazzo in stile neogotico del nuovo municipio. Essendo questa la mia prima volta in Germania, l'entusiasmo che ne deriva amplifica ogni sensazione, anche per via della bella giornata. Di conseguenza, la città pare irradiare una vivacità così grande che chiunque per strada la riflette in misura maggiore. Dal momento che ho a disposizione diverse ore prima di ripartire questa sera da Monaco, ne sto approfittando dopo aver lasciato lo zaino grande in stazione per fare dei giri. Mi sto dando dei punti di riferimento nella città e mi sto muovendo in quelle direzioni senza seguire il navigatore, almeno questa è l'idea, così da farmi un'idea un po' più ampia di quello che vedo. E devo dire che la città mi sta piacendo, mi sto limitando quasi esclusivamente al centro storico e alle zone limitrofe, però questo devo dire che lo trovo molto, molto bello. Bei palazzi, bei parchi. Adesso mi trovo sul retro di uno degli edifici che si affacciano sulla Königsplatz e si sta bene, anche perché c'è un po' di ombra qua e oggi fa veramente caldo. Estasiato dallo stile neoclassico della Königsplatz, mi soffermo qui per diverso tempo, seduto sui gradini, mentre il mondo intanto procede indifferente. Un'ultima occhiata alla Marienplatz, che verso sera è ancora più fascinosa, ed è già il momento di tornare verso la stazione, in attesa del treno che stanotte mi porterà lontano. Ansioso di partire, torno con il pensiero a tutti quei momenti spalmati nell'arco di quasi 3 anni. Anni di studio delle mappe e del limitato materiale che riuscivo a recuperare, e anni di preparazione di un itinerario, modificato numerose volte nel corso del tempo. La mattina seguente, dopo una notte quasi insonne, in un eterno avanzare attraverso la Germania, così come attraverso la noia, compagna inevitabile dei viaggi lunghi, il treno, lasciatosi alle spalle campi avvolti nella nebbia e campi risplendenti della luce del mattino, arriva finalmente ad Amburgo, ma il poco tempo a disposizione non mi permette di lasciare la stazione. Alcune turbine eoliche in lontananza indicano l'ingresso in Danimarca. Questo lungo viaggio in treno, in cui si scambiano timidi saluti, sguardi accennati e piacevoli conversazioni effimere, sta ormai per giungere al termine. Mi trovo ora sul treno che è partito da Amburgo questa mattina ed è diretto a Copenaghen. La tratta della scorsa notte è stata di circa 9 ore e mezza, da Monaco ad Amburgo. Questa invece di 6 ore. È un viaggio lungo, però si cerca di non cadere e di far passare il tempo come si può. Ad esempio guardando fuori il paesaggio, in questo caso tutto il verde che la Danimarca ha da offrire.
bello di questo modo di viaggiare riguarda anche la sua lentezza, perché avrei potuto prendere un aereo questa mattina da Milano a Copenaghen, però personalmente ho preferito far così. Esattamente come in Germania, anche in Danimarca è la mia prima volta. E già non vedo l'ora di visitare Copenaghen, che mi accoglie con i suoi vividi colori sotto un cielo plumbeo e sotto una nube di malinconia che esalta il mio animo ora più che mai irrequieto. Seguendo il metodo già utilizzato a Monaco, mi lascio trasportare dal flusso della città e dalle onde scure del Baltico per liberare così la mente dai tanti dubbi che l'assillano. E mentre cammino alla scoperta della città, mi domando se sarò all'altezza di questa imminente avventura, per la quale a lungo mi sono preparato e che allo stesso tempo mi coinvolge e mi terrorizza come mai successo prima. Per anni ho continuato a sognare quei lontani paesaggi tanto generosi quanto ospitati, e adesso che sto per raggiungerli mi sento vacillare. Ad ogni modo, l'avventura è già cominciata, perciò affido al mare e al vento queste domande, che le portino lontano da me, così che almeno per qualche ora io possa trovare sollievo nelle comodità del mondo moderno, nei volti che incontro per strada, in tutto ciò che nonostante sia per me nuovo, sa ancora di familiare. La sera si avvicina e con lei il momento in cui domani mattina suonerà la sveglia e io dovrò recarmi in aeroporto. Nel frattempo le nuvole si aprono e la luce del tardo pomeriggio illumina la città. Così, con un animo più leggero, torno al mio ostello, pronto per la giornata di domani. Ormai ci siamo. Il giorno tanto atteso finalmente è arrivato. E quella terra da me sempre sognata e ricercata si trova soltanto a un volo di 4 ore di distanza. Ripetute convulse occhiate al tabellone per convincermi che il volo si è confermato non sembrano mai abbastanza. Guardando fuori dal finestrino, molte delle incertezze che avevo si dissolvono istantaneamente. Ancora non mi pare vero. La prossima volta che metterò piede a terra sarà in Groenlandia. Cerco con lo sguardo qualunque segno della presenza di quella misteriosa e remota isola, ma non vedo altro che nuvole sopra l'agitato e immenso oceano Atlantico, che sembra non terminare mai. All'improvviso, una voce nella mia testa grida terra. Una terra di ghiacci senza fine, di terribili e infide montagne, di meravigliosi fiordi, di miriadi di iceberg che contrastano con il profondo e magnetico blu del mare. Già mi pare di riconoscere alcuni luoghi, eppure tale è la bellezza di ciò che vedo, che a stento riesco a crederci. Dobbiamo solamente oltrepassare questa cortina di nuvole e mancherà poco per atterrare. Ma mentre scendiamo, le nuvole si fanno molto dense. Così dense che di punto in bianco il sogno si infrange, l'aereo riprende quota e si allontana sempre di più, puntando in direzione dell'Islanda. Nel mezzo della disperazione generale, mi godo per quanto possibile lo sbalorditivo paesaggio islandese che tanto mi è caro, anche se per poco tempo, perché nuovamente stiamo per ripartire. Al momento la situazione è questa. Stavamo per atterrare ieri a Narsarsuaq, si poteva già intravedere la pista e parte del paesaggio, dopo aver sorvolato anche parte della Groenlandia dell'est, del sud-est in realtà, e credo di non aver mai visto niente di più impressionante. Stavamo per atterrare quando improvvisamente l'aereo si è alzato di quota, perché c'erano talmente tante nuvole che il pilota ha ritenuto non sicuro atterrare, anche perché credo che la pista di Narsarsuaq non sia molto lunga. A quel punto il pilota ha detto che avremmo aspettato una decina di minuti in attesa che la situazione migliorasse. Se così non fosse stato, avremmo ripiegato su Reykjavik. Siamo arrivati quindi a Reykjavik, speravo che la mia terza volta in Islanda fosse diversa. Siamo sempre restati sull'aereo per un'ora e poi siamo ripartiti per Copenaghen. Adesso sono a Copenaghen in un albergo fornito dalla compagnia e oggi
in tarda mattinata abbiamo un altro volo allo stesso orario di ieri, sperando che questo arrivi a destinazione. Poi in realtà il tempo sta passando in maniera piacevole perché mi sono unito a una compagnia, una simpatica compagnia di spagnoli, anche loro diretti a Narsarsuaq, e quindi si ride, si scherza, però oggi vediamo che succede. Malgrado una lieve diffidenza che aleggia per la cabina, con rinnovata fiducia l'aereo si avvicina a destinazione. Ma nuovamente lo attende uno spesso strato di nuvole, che rende tutti ancora più incerti e impotenti. Ripetere la situazione di ieri sarebbe un colpo troppo duro. Così viene compiuto un tentativo di discesa, che però non va a buon fine. Sapete che ieri ero in grado di identificare qualche buono, ma così intanto si intravedeva tra le nuvole, adesso quasi niente. Nonostante la scarsa visibilità, con maggior decisione, il pilota si prepara a un nuovo tentativo, con lo stesso esito del precedente. Decision whether to make another attempt or to continue towards Keflavik in Iceland. So I'll get back to you with more information shortly. Thank you very much for your understanding. Og derfor laver vi lige et enkelt forsøg mere. Så landing om cirka 8 minutter. Con una non più celata rassegnazione, siamo pronti a ricevere la stessa comunicazione di ieri, quando dopo un terzo e ultimo disperato tentativo, ritorno finalmente a intravedere qualcosa. Qualcuno dietro di me esclama il nome di un villaggio. In quel momento quella terra così ardentemente bramata riprende forma davanti ai nostri occhi. Sono arrivato, anzi siamo arrivati finalmente in Groenlandia, siamo arrivati, siamo qui. Sembrava impossibile alla fine, quasi tutti eravamo rassegnati, invece bravo il pilota, bravo il copilota, bravissimi tutti, siamo in Groenlandia, cioè ancora non realizzo di essere qui. Sto camminando sul suolo groenlandese, sto toccando delle piante cresciute in Groenlandia. È un'emozione che a stento riesco a esprimere, anche perché la Groenlandia è il luogo che più desideravo vedere al mondo. E allora io in realtà vedrò una piccolissima parte, perché la Groenlandia è anche l'isola più grande al mondo, se si esclude l'Australia, che invece è considerata un continente. Allora io adesso mi trovo a Narsarsuaq, letteralmente piana grande. Qui comincerà un impegnativo giro non più di 13 giorni, ma di 12, inizialmente tra le montagne, per raggiungere un villaggio dall'altra parte del fiordo. A quel punto salirò su un traghetto verso un piccolo villaggio più a sud. Dopodiché tornerò a Narsarsuaq per le ultime escursioni. Narsarsuaq è il centro principale del sud, dove partono e arrivano i voli internazionali. Però non è il centro più abitato della zona, che invece è Qaqortoq, che si trova più a sud e dove vivono all'incirca 4.000 persone, se ricordo bene, mentre qui a Narsarsuaq vivono 120, c'è una bella differenza. Quindi da qui partirà il mio trekking domani, perché oggi non ho un programma definito, semplicemente andrò in giro esplorando un po' la zona e niente, questo è il programma di oggi. Fuori dal villaggio subito balzano all'occhio numerosi barili. Infatti, a partire dal 41 fino al 58, Narsarsuaq ospitò una base aerea degli Stati Uniti, che poi l'abbandonarono per stabilirsi al nord. Intorno a me il profumo della tanto fragile quanto selvaggia tundra, che nel giro di poco tempo si accenderà di rosso e di giallo, in una breve e intensa esplosione di colore.
In fondo alle mie spalle si trova un fiordo dal nome semplicissimo Tunnulskjervik. Tunnulskjervik, c'è una doppia L che mi fa disperare. Tikilsuari? Qualcosa come shl. Infatti Groenlandia, in groenlandese, si dice Kalaallit Nunaat, ossia nazione dei Kalaallit, degli uomini che vivono in Groenlandia. In groenlandese si dice Kalaallisut. Allora, là si trova il Tunnulskjervik, qualcosa di simile, altrimenti noto come Eriksfjord, il fiordo di Erik il Rosso. Parlerò più avanti dell'aspetto storico di tutta questa zona. Dico soltanto ora che essa rappresenta l'insediamento principale fondato dai primi esploratori norreni, quali appunto Erik il Rosso, suo figlio Leif Erikson, che arrivò qua per unirsi al padre e poi continuò anche verso l'odierno Canada. Quindi questo è l'Eriksfjord. Qua invece si trova un fiume che, se percorso interamente, porta a un ghiacciaio. Questo fiume si chiama Kussuaq, letteralmente fiume grande, perché Ku, che sta per Kua, vuol dire fiume, Suaq è grande. Lo ritroviamo anche in Narsarsuaq, piana grande, oppure ancora in Sermersooq, ghiaccio grande, con cui si intende l'intera calotta glaciale della Groenlandia. Mirando il paesaggio sotto questa luce, non posso non pensare a quante volte negli anni mi sono immaginato in questi luoghi, e ora che sono qui per davvero mi sento disorientato. D'un tratto lo sguardo cade su alcuni oggetti consumati dal tempo e dimenticati nel terreno, o su altri buttati ai lati del sentiero, finché camminando giungo a un luogo che mi lascia esterrefatto. Si trova di tutto: barche, cerchioni, elettrodomestici, scatole, rottami vari. Rovina decisamente il paesaggio. È veramente un peccato, perché sapevo dell'esistenza di questa discarica, però la sua vista diretta in un contesto del genere, che è uno dei più sensazionali che io abbia mai visto in tutta la vita, scatena emozioni contrastanti. La sera cala lentamente e il silenzio del paesaggio è rotto solamente dal vento o dal grido di due corvi che si cercano. Prima di rientrare in ostello, dove passerò la notte, faccio un giro per Narsarsuaq, un pittoresco villaggio dove gli edifici sono dipinti con diversi colori, come nel resto dell'isola, dove viene condotta un'esistenza tranquilla, scandita dal ritmo delle stagioni e sottomessa a forze maggiori e incontrollabili che ne decidono il destino, come già narravano le antiche leggende Inuit. Capisco di essere in un piccolo comune di meno di 200 anime, perché a parte un meraviglioso cane e 5-6 persone non ho incontrato nessun altro. Sono le 7 di sera di venerdì e qui è tutto chiuso. C'era un bar in cui volevo andare a dare un'occhiata, ma è chiuso anche quello e non sembra dare segni di vita. Quindi non lo so, se non trovo niente vado a mangiare qualcosa in ostello. Adesso però sto andando verso il porto, perché sul fiordo si vedono diversi iceberg. Prima che la giornata volga al termine, il vento della sera e la curiosità guidano i miei passi tra le strade vuote del villaggio. Gelosamente custodisco ogni istante per restarci dentro ancora un po'
e non lasciare che vada perduto per sempre. Adesso però è il momento di rientrare. Domani sarà un giorno importante.